Ragazzi, ricordate l'ultima volta che siete entrati in studio, in sala prove, e avete passato i primi 40 minuti a regolare i volumi e a capire perché il microfono fischiava? Bene ragazzi, è tutto finito. Se io dovessi registrare un trio, una piccola band, avrei bisogno come minimo di un mixer professionale come questo, almeno 4, 5, 6 preamplificatori e una giungla di cavi XLR che si intrecciano come serpenti. Ma adesso entriamo di là in studio e vi faccio vedere cosa serve per registrare una band usando una sola scatoletta e un comunissimo cavo XLR. E la cosa bella è che ogni musicista sarà il fonico di se stesso. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi registreremo in trio per un totale di 5 sorgenti audio. Oltre al mio computer avremo il More You Hub della X-Vive e 2 unità aggiuntive 2X, una per il cantante e una per il bassista. E il bello è che un cavo microfonico normalissimo trasporta tutti i segnali fino a 24 canali audio, inclusi 8 ADAT, l'alimentazione, il talkback. Non è uno scherzo, ma è la nuovissima tecnologia della X-Vive. E adesso vi mostro come allestiamo lo studio in meno di 5 minuti e soprattutto vi spiego come ogni musicista avrà il controllo totale su quello che ascolta. Niente più litigi per i volumi, niente più caos di cavi. Impossibile? Vedremo. La vera sfida però ragazzi è questa: come suona un sistema così compatto rispetto a uno studio professionale? Il cuore del sistema è l'X-Vive More You Hub, dove io riesco a controllare tutte le sorgenti, la chitarra, qualsiasi cosa venga interfacciata al sistema. La struttura di questo sistema è semplice ma assolutamente geniale ed alla portata di tutti quanti. Il cuore del sistema infatti è questo, il More You Hub, con i quali controllate i parametri di tutti i canali collegati, come il gain, l'alimentazione phantom, il filtro passa alto, il direct monitoring e l'ingresso instrument come una chitarra in basso. Lo fate tutto da questi pulsanti che trovate in alto e dai 2 encoder superiori. Posso collegare 2 cuffie e 2 ingressi, ma la cosa geniale è che ogni musicista ha il suo scatolotto per controllare la propria sorgente e tutto avviene con un semplice cavo XLR, un semplicissimo cavo standard che porta tutti i segnali, incluso il talkback. La funzione talkback è il dettaglio che cambia tutto. Premendo infatti questo pulsante ho la possibilità di parlare con tutti i musicisti che mi sentiranno in cuffia. Per la nostra prova abbiamo diviso i canali in modo molto logico. Io controllo la chitarra del lab usando un microfono Shure e un pedale per la percussione. Sul primo canale ho messo la mia chitarra elettrica che passa sull'amplificatore Lombardi ed è microfonata con il microfono Shure. Questa è la postazione del cantante. Come vedete ho collegato un microfono a condensatore, ovviamente gli ho dato la Phantom, la più 48 volts dal lab. All'ingresso del 2X ho collegato il microfono e ovviamente l'uscita cuffia per il cantante, mentre il bassista usa la seconda unità per ascoltare il basso in DI e il microfono per i cori. Dal lab gestisco il mix generale per tutti, la mia chitarra e il pedale delle percussioni. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un hub e collegatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 10.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale, mai! Ognuno poi aggiunge quel pizzico di più me che serve per suonare al meglio. Quindi zero conflitti, zero distrazioni, solo musica. Ma vi lascio con una domanda: voi come gestite il monitoraggio quando suonate in una band? Fatemi sapere nei commenti, mi piacerebbe molto sentire come lavorate in studio. E perché vi faccio questa domanda? Molto semplice: quando le registrazioni partono bene, tutto il resto diventa infinitamente più facile. Volendo collegare le casse abbiamo il controllo generale, il More You Hub ha anche l'ingresso ADAT per altri 8 canali e abbiamo poi l'ingresso USB per collegarsi al computer e l'ingresso Power dove possiamo collegare l'alimentazione in caso di più unità collegate tra loro. E ci sono anche 2 porte MIDI in e out su mini jack. Se usate un Mac poi non dovete nemmeno perdere tempo a installare driver complicati e tutto è pronto in meno di 5 minuti. Questa è la postazione del bassista. Come vedete anche lui ha il suo controllo con un'altra unità
A2X, sempre collegati tramite un unico cavo XLR, e qui potrà controllare il livello del basso. Ovviamente anche lui si collegherà agli ingressi del lab e collegherà la sua cuffia. Quindi ragazzi, questa è una cosa pazzesca perché permette proprio di liberare il fonico da uno dei, diciamo, problemi più grandi, che è quello dell'ascolto dei musicisti, e dando un mix generale a tutti e permettendo ad ognuno di regolare il proprio livello si risolvono tantissimi problemi e il setup è pronto veramente in 5 minuti. 5. Ma la cosa super figa è che c'è la funzione auto gain, per cui se non volete sbattervi nel regolare ogni singolo canale dei preamplificatori, potete far suonare tutta la band, premere auto gain e il segnale in ingresso alle schede viene automaticamente regolato. Fighissimo! E questo è il vero valore. Quando la band entra nel ritornello e voi date il massimo, potete essere sicuri che il segnale rimane perfetto. Quindi niente distorsioni digitali che rovinano le take, niente paura di andare in clip. Potete quindi concentrarvi solo sull'energia della canzone, sapendo che il sistema sta già proteggendo quello che state registrando, ed è quella tranquillità mentale che vi rende liberi di suonare davvero. Quindi la cosa bella di questo sistema è che ogni musicista diventa il fonico di se stesso. Ma ditemi la verità, secondo voi qual è il musicista che chiede sempre di più? Alzami, non mi sento, non mi sento. Scrivetelo con un commento qui sotto. Il risultato immediato è che nessuno deve più urlare dammi più voce oppure alza il basso. Il caos sparisce, rimane soltanto la voglia di fare della buona musica. E ho comprato la vita con una taglia in meno, e lo so, dovevo provarla prima almeno. Con i saldi poteva andarmi molto peggio e ho dimenticato l'amore in omaggio. Con il monitoraggio diretto senti quello che suoni nel momento esatto in cui lo suoni, quindi non c'è quel fastidioso ritardo, quella latenza che ti fa andare fuori tempo perché il segnale deve prima entrare nel computer e poi ritornare a te. Il tuo ascolto quindi è immediato anche se il segnale viene registrato, e questa è una differenza che sentirete subito quando cominciate a suonare. Ma se volete potete anche monitorare il segnale che proviene dal computer e usare direttamente dei plugin, come ad esempio dei simulatori di amplificatori per chitarra e basso. Ma il suono, ragazzi, è quello che conta ancora di più. I preamplificatori mi sono piaciuti, sono abbastanza potenti per qualsiasi microfono, da quello economico che usate in sala prova a quelli più costosi da studio per catturare ogni dettaglio. Ma so che già me lo state per chiedere: quanto costa questo sistema e soprattutto per chi è indicato? Ragazzi, i vantaggi sono evidenti. Tutto entra in uno zaino e se la vostra band cresce potete aggiungere altre unità 2X senza dover cambiare nulla. L'alimentatore da 65 watt è ovviamente un costo extra, ma se avete un computer probabilmente già ne avrete uno con voi. A chi lo consiglio? Sicuramente a chi vuole concentrarsi solo sull'esecuzione, lasciando tutti i problemi tecnici fuori dalla porta. C'è anche un uso pro molto interessante che in futuro sfrutterò anche qui in studio. Potete infatti collegare i vostri preamplificatori preferiti e usare l'X5 More U solo come sistema di monitoraggio per le cuffie. Quindi il fonico si concentra sulla qualità del suono e ogni musicista controlla la sua sorgente nel mix. Ma che cosa manca? Innanzitutto non c'è un'app per il controllo remoto, tutto si fa dai pulsanti. Qualora dovesse alimentare 2 o 3 unità serve un alimentatore che non è incluso, e a parte questo credo che per la maggior parte degli utenti rimanga una soluzione molto efficace. Ma parliamo di soldi. Lab More U costa 230 euro, mentre ogni unità 2X costa 170 euro. Vi lascio tutti i link in descrizione. Potete iniziare solo con Lab e piano piano espandere il sistema. Sappiate che X5 in futuro lancerà sul mercato anche le unità 4X e 8X, che sono ideali per tasteristi e batteristi. Naturalmente se ogni musicista ha un suo hub potete interfacciarli tra loro senza dover comprare l'unità 2X. E se volete che la vostra esecuzione sia all'altezza di una registrazione professionale, scaricate la mia guida gratuita sui 9 livelli della chitarra, vi aiuterà a capire esattamente su cosa lavorare per rendere le vostre tracce impeccabili. Trovate il link qui sotto in descrizione. E se volete allestire il vostro home studio, ne ho parlato in questo video qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!